Peperoni e patate è una ricetta calabrese che quando l'ho vista mi ha incuriosito subito perché sono entrambi ingredienti che mi piacciono moltissimo. L'ho provata e cavoli, davvero buona! Seguimi per vedere come si preparano pipi e patati e come al solito spiegato bene. Come prima cosa prendo 750 g di peperoni, eccoli qua, li sciacquo sotto l'acqua, li porto sul tagliere e poi li taglio a listarelle. Questa ricetta prevede che tutti gli ingredienti siano tagliati a listarelle abbastanza lunghe, sia i peperoni che le patate. Però i peperoni, essendo un pochino più lunghi delle patate, alcuni li faccio a metà, in questa maniera. Una cosa importante di questa ricetta è la proporzione fra peperoni e patate. Io mi sono trovato bene con questa proporzione, 750 g di peperoni e 500 g di patate, quindi un po' più peperoni rispetto alle patate. Bene, una volta che ho finito di tagliare i peperoni, prendo una casseruola, prendo questa casseruola che ha un coperchio, perché è importante avere il coperchio per questa ricetta, la metto su un fornello medio, quindi accendo il fuoco, metto abbondante olio d'oliva all'interno della casseruola e poi aspetto un attimo e non appena l'olio è caldo metto a cuocere i peperoni. Ecco qua, e poi copro subito con il coperchio. E a questo punto dobbiamo aspettare che i peperoni comincino a cuocersi un pochino più forte per abbassare la fiamma, perché non si devono assolutamente bruciare. Mentre i peperoni cuociono pensiamo alle patate. Ho preso mezzo chilo di patate che ho già sciacquato e adesso andiamo a pelarle. Ma mentre pensiamo alle patate diamo anche un'occhiata ai peperoni. Li giriamo. Visto che i peperoni iniziano a cuocersi, metto un po' di sale, ma soprattutto abbasso il fornello perché non voglio che i peperoni si brucino. Con un pelapatate inizio a pelare le patate e poi magari fra una patata e l'altra diamo anche un'occhiata ai peperoni e diamo una bella mescolata, perché ripeto, l'importante è che non devono assolutamente bruciarsi. Non appena ti sembra che i peperoni stiano andando troppo forte, di nuovo abbassa un po' il fornello. Adesso che le patate sono sbucciate, le taglio in questa maniera. Vanno tagliate in fette lunghe di circa mezzo centimetro di spessore. Ciascuna patata la taglio prima a metà e poi ciascuna metà la taglio a strisce per il verso della lunghezza, appunto di circa un mezzo centimetro di spessore, in questa maniera qua. È bene tagliare tutte le patate in maniera abbastanza regolare. Adesso che ho finito di tagliare le patate le metto a mollo in maniera che perdano l'amido. Ho preso una ciotola di acqua e metto a mollo le patate. Come vediamo l'acqua delle patate diventa subito torbida perché è l'amido della patata che si scioglie. E lasciamo le patate a mollo circa un 10 minuti, intanto i peperoni continuano a cuocersi. Non bisogna mai dimenticarsi di controllare il livello di cottura dei peperoni. Mi sembra che siano già abbastanza a buon punto. Ancora pochi minuti e saranno praticamente pronti. Quando i peperoni sono ormai quasi cotti, prendo le patate, le scolo dall'acqua e poi le passo su un tagliere che ho coperto di carta assorbente per asciugarle. Perché facciano un po' di crosta è sempre importante che le patate siano perfettamente asciutte, quindi vanno bene asciugate con la carta assorbente. Intanto i peperoni sono quasi cotti, nel frattempo ti invito a lasciare un mi piace a questo video se pensi che possa esserti utile. Adesso che i peperoni sono cotti li leviamo e li levo utilizzando le pinze in maniera da lasciare tutto il liquido di cottura all'interno della pentola. Li levo e li metto da parte in questa ciotola. Naturalmente se vuoi puoi fare con una mestola forata o con qualsiasi altro strumento idoneo. Bene, adesso che ho levato i peperoni li mettiamo da parte e nello stesso sughetto in cui ho cotto i peperoni metto 2 spicchi d'aglio che ho schiacciato, poi metto le patate, alzo il fuoco al massimo per questa prima fase di cottura, metto il sale e soprattutto metto un'abbondante manciata di origano. Quindi rimetto il coperchio e procedo con la cottura. Per la cottura delle patate vale lo stesso discorso dei peperoni. Va sorvegliata continuamente e non va fatta andare troppo velocemente perché altrimenti le patate si bruciano. Lascia cuocere le patate piano piano. Ogni tanto con la forchetta controlla a che punto è la cottura. Ecco, direi che sono cotte. Perfetto. A questo punto levo gli spicchi d'aglio e le relative bucce che se ne sono andate un po' a spasso. Bene, adesso possiamo unire i peperoni alle patate. Mentre mescolo sento un profumo che è veramente fantastico.
Bene, adesso rimetto il coperchio e lascio cuocere ancora per un altri 5 minuti, più che altro per lasciare che peperoni e patati, pipi e patati si insaporiscano per bene gli uni gli altri. Come tocco finale condisco con dell'altro origano. Ragazzi, non vi dico il profumo che è una cosa entusiasmante. Bene, è pronto, a questo punto non vedo l'ora di assaggiare. Leviamo il coperchio e serviamoci una bella porzione di peperoni e patate. Buonissimo, veramente, guarda, ti consiglio di provare questa ricetta. Puoi usarla, non so, come contorno ad un semplice piatto di carne, tipo un petto di pollo. Insieme faranno un pasto davvero completo. Ringrazio per l'ispirazione il canale Sfizi di Calabria, che presenta bellissime ricette di una terra selvaggia e straordinaria. Noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!